Nel blu dipinto di blu. E con questa introduzione vi auguro il buongiorno presentandovi la nuovissima ricetta. Un primo piatto da leccarsi i baffi. Il granchio blu o granchio reale è stato per me una recente e meravigliosa scoperta. Si tratta di un pregiatissimo crostaceo che sta spopolando e infestando il Mediterraneo e infatti in questo periodo lo troviamo abbastanza facilmente. È cucinato in 1000 modi possibili e immaginabili. Io ho scelto di farci un bel primo piatto di mare, gustoso e raffinato. Esattamente, realizzeremo insieme le linguine al granchio blu, una ricetta facile ma dal sapore spettacolare, ideale per sorprendere i vostri ospiti e magari servito con il guscio del granchio diventa anche molto scenografico. Per un tocco in più fate come ho fatto io e mettete un po' di peperoncino nel soffritto, non ve ne pentirete. Cucinarli è molto semplice, dovrete avere soltanto un po' di pazienza nel pulire i granchi, spaccarli in due e poi vuotare i gusci e spaccare in diversi punti anche le chele, ma lo vedremo insieme in corso d'opera. Ci occorreranno 4 granchi blu che più o meno pesano 1 chilo, ovviamente io li ho riposti all'interno del congelatore e il giorno prima li ho messi a scongelare. Li dovremmo privare di questa linguetta sul pancino che vedete ora in video come la sto tirando con le mani e poi dovremo praticare un taglio netto e deciso al centro proprio dove c'è la riga che si vede. Una volta spaccati in due li mettiamo da una parte e guardate che meraviglia all'interno che cos'è. Scusate, non ve l'ho detto, prima di procedere a fare questo dovrete togliere anche le chele e sistemarle in un piatto a parte in modo tale poi da spaccarle in diversi punti magari con l'aiuto di uno schiaccianoci, almeno io ho fatto così e in questo modo per dare anche molto più gusto al nostro sughetto. Procediamo quindi in questo modo fino a farli tutti quanti. Ora prendiamo un passapomodoro e sistemato sopra una pentola lo utilizzeremo per passare circa 800 g di pomodori pelati. A me piacciono tantissimo questi, li utilizzo sempre, ma se voi siete soliti utilizzare il sugo di pomodoro in bottiglia già passato, quindi la passata già pronta, siete liberissimi di procedere così. Eccolo qui e guardate che bello, com'è corposo. Un barattolo lo conserviamo perché ci servirà per aggiungere un po' d'acqua al suo interno e poi ovviamente aggiunta nella padella dove ci sono i granchi in fase di cottura. In una pentola bella capiente, diciamo circa 30 cm di diametro, versiamo un bel po' d'olio extravergine d'oliva, cipolla tagliata a dadini, aglio e prezzemolo a vostro gusto e una bella spolverata di peperoncino macinato. Facciamo soffriggere per qualche minuto facendo attenzione a non bruciarlo e poi possiamo aggiungere sia i gusci che le chele spaccate. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere a fiamma bassa per 7 minuti in modo tale che i granchi riescano a rilasciare bene parte del loro liquido ed iniziare così a colorarsi di rosso. Trascorso questo tempo voltiamo i granchi e successivamente aggiungiamo l'acqua inserita all'interno del barattolo del sugo che vi ho fatto vedere prima e diciamo quindi riempito fino a metà, più o meno mezzo bicchiere, ecco. Rimettiamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 7 minuti. Se al posto dell'acqua preferiste mettere vino bianco, lo potrete comunque aggiungere a vostro gusto e piacimento, quindi farlo sfumare così un pochino. Ora i granchi sono pronti, spegniamo momentaneamente il fornello e li togliamo dalla pentola trasferendoli in una padella a fianco. Versiamo la passata di pomodori pelati, mescoliamo e con un cucchiaino vuotiamo parte dei gusci in modo tale da fare insaporire bene il sugo con la polpa di granchio, così come appunto vi sto mostrando in video. È tutto buono, è tutto polpa. L'unica cosa che non dovrete mettere e non dovrete mangiare ovviamente saranno i polmoni del granchio, quelli che adesso vedete nel riquadro del video. Questa parte vedete abbastanza spugnosa che andrà appunto eliminata.
Le chele già spaccate le potrete mangiare a parte, così come farò io, o se preferite proseguire nel vuotarle, aggiungerle anche se al sugo, lo potrete tranquillamente fare. Quindi mescoliamo bene, regoliamo di sale a piacere, in tal caso potreste aggiungere anche del pepe, secondo appunto i vostri gusti, e facciamo cuocere a fiamma bassa per circa 15 minuti. Nel mentre l'acqua con un cucchiaio di sale sta bollendo e cuociamo quindi le linguine o comunque la pasta desiderata o gli spaghetti, comunque quello che più vi piace, per il tempo indicato sulla confezione. Li scoliamo al dente e li facciamo poi saltare per qualche minuto nella padella con il sugo. Il sugo di granchio meraviglioso, ma guardate che spettacolo! Che meraviglia, che profumino hanno rilasciato sotto il mio naso. È un qualcosa di divino, paradisiaco, che vi consiglio assolutamente di provare. Se non doveste trovare i granchi blu o comunque non vi dovessero piacere, potreste realizzare questa stessa ricetta con un altro tipo di crostaceo. Il procedimento non cambierà e sarà ugualmente delizioso. Spero tanto che questo primo piatto di mare vi sia piaciuto, io lo adoro. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!